tutti ragazzi, oggi siamo qua per fare un unboxing di un prodotto che già potete vedere alle mie spalle dal cartone, avete già riconosciuto il marchio, ovvero parliamo di Engie Bike, bici elettrica. Cosa c'è di meglio che fare una bella unboxing di una Engie Bike e-bike? Questo è il modello X20, ha una doppia batteria, sono dichiarati se non erro 150 km d'autonomia e limitate per legge a 25 km/h. Ora facciamo un unboxing, la montiamo, vi facciamo vedere cosa c'è da montare, cosa viene nel contenuto e poi faremo anche un test su strada per capire realmente le sue capacità di autonomia e di velocità, che per legge deve essere limitata a 25. So che alcune vanno di più, ma lì sta sempre alla vostra zucca come utilizzare questi mezzi. Andiamo con l'unboxing. Partiamo con l'unboxing. Premetto, ho già tagliato i precinti che c'erano, ho dato una sbirciata ma non ho fatto niente perché c'è tante cose da fare ed è giusto che vediamo passo passo insieme a voi, perché se volete acquistarla in descrizione ci sarà il link per poterla acquistare con lo sconto. Facendovi vedere l'intera installazione, montaggio, assemblaggio, potrete farlo senza problemi. In primis abbiamo qui, credo che ci siano dei ferri per montare il tutto. Allora, troviamo il libretto di istruzioni, pastiglie, spero di ricambio, non che bisogna montare anche le pastiglie dei freni, pedali, un fermo che poi andremo a vedere che cosa sarà perché non lo so, varie chiavi per il montaggio, delle fascette elettriche di plastica e qua ci sarà il caricabatterie, sì, direi di sì. E qui abbiamo il caricabatterie. Questo lo lasciamo un attimo da parte perché ora non ci interessa, sarà l'ultima cosa a metterla sotto carica. Prima assembliamola per vederla montata. Rimettiamo un attimo tutto qua dentro e andiamo a tirare fuori quello che è il cuore pulsante. Allora, direi che anche come imballaggio sono molto ben imballate, usano molto polistirolo, se si può chiamare così, quindi molto ben imballata per la sicurezza dei viaggi, perché sappiamo tutti che i trasporti ogni tanto possono rovinarci i nostri prodotti. Questo direi che è un parafango, lo mettiamo qua da parte anch'esso. Allora, vediamo come la tiriamo fuori. Tiriamo fuori tutti i laterali, così ci fanno un po' di spazio. Ok, qui abbiamo un sellino, direi, perché questa c'ha il doppio sellino, sì, queste sono le due selle, una lunga che andrà dietro e una qua, tra virgolette si può andare in due più o meno, rispetta sempre la legge del paese in cui ti trovi, cosa devi fare. Poi qua abbiamo fascette, qui abbiamo una ruota, devi togliere tutto in blocco mi sa. Allora facciamo così ragazzi, facciamo così e ve la facciamo vedere fuori dal cartone. Tolta dal cartone, questo è il tutto. Iniziamo a togliere tutti i vari polistiroli, così capiamo varie fascette, cosa ci abbiamo realmente davanti a noi. Qua c'è qualcosa però al cavalletto. Questo lo lasciamo un attimo qua, questo via. E fascettone enormi. Occhio a non tagliare le gomme. Questa è la ruota, questo è il cartone, questo via, questo via. Le impacchettano bene, va? Per fortuna. Questo via. Siamo riusciti a togliere tutti gli imballaggi. Questa è la bicicletta vera e propria. Iniziamo ad assemblarla così almeno vediamo un attimino il tutto. Partirei dal manubrio, così. Allora, è molto semplice, c'è tutta clic e clac rapidi, però bisogna, aspetta, perché se i cinesi l'hanno lasciato giù c'è un motivo, perché già vedo la forcella che gira e questo no, quindi probabilmente bisogna regolare qualcosa. Io direi di andare a prendere le istruzioni, do un'occhiata, capisco e poi ve lo spiego più stretto a voi, ok? Allora sì, praticamente c'è da dare una stretta alla brugola che c'è qua dentro, che te la danno in dotazione, questa
poi mettiamo dritto allineato con la forcella questo e stringiamo questi due e possiamo fare il primo passaggio di bloccare questo, fare il clack che rimane bene in sicuro. Poi questo qua è il manubrio, ok, che si può regolare anch'esso in altezza, perché allora questo va mollato e va messo dritto in base, perché se questo qua è il manubrio della bici, tanto mi dà tanto che questo deve andare dritto così, questo pezzo, e questo fa niente che è storto, mi fa strano. Vediamo. Allora, fatta quella parte di sotto, lo mettiamo dritto come in teoria dicevano loro, che io pensavo invece al contrario, e andiamo a mettere il manubrio definitivo. Ora io li sto puntando un attimino, una volta che sono puntati lo regolate come a voi può piacere. Ora, calcolando che stai così, diciamo che stai così più o meno, sì, dai, in teoria così, un po' più giù. Vabbè, andiamo a stringere, poi a modificarvelo ve lo potete sempre fare dopo quando è completamente montata e potete modificare questi parametri senza problemi. Una brugola la mollate, lo alzate o lo abbassate, ve lo regolate in base alle vostre esigenze. Qui abbiamo il nostro display, andiamo a serrare il manubrio, ci diamo un po' più di forza, ok, e quindi il manubrio l'abbiamo fatto. L'altro passo che ti dicono le istruzioni da fare è mettere la luce, che è già presente a penzoloni sulla forcella. Ora uno la deve, ok, è dritta, guarda un po' se è dritta, ok. Una volta stretta la luce, anche questa l'ho stretta non alla morte, perché quando poi è tutta montata in bolla vediamo se è abbastanza dritta o quant'altro. Spellicoliamo dopo, vediamo le istruzioni cosa ci dice, se i pedali o la ruota, perché secondo me queste sono tipo Ikea, bisogna seguire passo passo quello che ti dicono, altrimenti poi devi rismontare e rimontare dopo, quindi seguiamo le istruzioni. Allora, abbiamo messo il sellino, poi probabilmente da regolare, bisogna capire quando è tutto montato, perché bisogna vedere poi con la ruota, perché sale la bici e magari è giusto. Secondo me bisogna assemblare tutto grossolanamente e poi una volta che è pronta ti regoli il manubrio, il sellino, ti regoli tutto, perché se no diventi matto. Quindi andiamo avanti. Loro ti dicono prima la ruota, però io non la sto ancora mettendo perché almeno sta in piedi da sola, che non c'è il cavalletto e sta sulle forcelle, quindi la mettiamo dopo. In teoria andava la ruota già messa prima. Montiamo il sellino dietro. Allora, questo è molto semplice. Sotto il sellino, diciamo passeggero o portapacchi, chiamatelo come volete, abbiamo questi quattro qua che vanno in questi quattro alloggi, e poi come lo mettiamo qua, loro ti danno una vite che va tolta, mettiamo il nostro sellino, entra nei quattro buchi, ok, lo mandiamo avanti un pochettino, tac, e poi da sotto c'è un buco che è indifferente dove si mette, io l'ho messo dietro perché è un po' più comodo arrivare ad avvitare questa vite, praticamente è un po' un blocco antifurto, chiamiamolo così, per non farci rubare il nostro sellino. Devo andare ancora un po' in avanti. Okay. Una volta messa in posizione andiamo a serrare la nostra vite antifurto per non farcela rubare o comunque per non farla sganciare, perché c'è la vite che prende sul telaio. Andiamo avanti con le istruzioni. Allora, prossimo step, i pedali. Mi raccomando, state attenti. Allora, l'ho avvitata a mano e poi con la 15 stringete 35 Nm, ok? Ricordatevi che sulla punta di qua del filetto c'è scritto LR, quindi left right, e questi pedali qua sono anche belli perché tu fai il push e lo puoi chiudere, se la devi caricare comunque ti recuperi questi centimetri, un po' di qua un po' di là. Se la lasci aperta che giri solo il manubrio ti diventa comodo. Andiamo a mettere l'altro pedale. Allora, andiamo ad avvitare l'altro nostro pedalino, che per un bel po' va così da solo, poi alla fine ci diamo l'ultimo colpo con la chiave, ok, e anche i pedali li abbiamo messi. Nelle istruzioni, o non l'ho visto io, non c'era l'indicazione del cavalletto, però dentro la scatola c'è anche lui e quindi va messo. Ci sono le sue due viti,
si tolgono da attaccata al cavalletto, si mette dietro la piastra perché il filetto è sul telaietto del cavalletto, quindi bisogna svitarle e mettere dietro la piastra del cavalletto perché dentro il telaio della nostra bicicletta non c'è il filetto. Quindi messe, anche queste le stringiamo e siamo a posto. Allora, la ruota l'abbiamo montata, ora dobbiamo andare a ritogliere la luce perché nelle istruzioni non ti dicevano che in questo momento dovevi mettere anche il parafango davanti, quindi bisogna andare a rimollare un po' il bulloncino qua, cioè un po', bisogna togliere di tutto il bullone e ora vi faccio vedere appena l'ho tolto. Allora andiamo a togliere il nostro dadino senza perderlo e qui abbiamo il parafango che va messo dal davanti al dietro, perché qua va nel buchetto qua, poi ci sono questi due fermi che non so cosa servano. Ora andiamo a ritirare il nostro bulloncino e rimettiamo in bolla la lucetta. I ferretti che erano qua sopra va girato come ho fatto ora io e fissato qua sulla forcella, perché se no il nostro parafango rimane mollo, quindi ora io la sto evitando, al contrario che sono di qua che ci metterò il doppio per pigrizia di... facciamo così, andiamo a tirare anche quest'ultimo, ok, e il nostro parafango ora è bello bloccato. Riusciranno i nostri eroi ora a provarla anche la nostra bici? Vanno montate 1/4, c'è scritto, quindi ora controlleremo la pressione perché mi sembrano un po' molle sinceramente prima che buchiamo le bombe. E poi iniziamo a fare le accensioni e capire come funziona la parte elettrica, che è quella più interessante. Sono a 0,5 bar, quindi hanno bisogno di un po' di aria, le mettiamo a 1,4 come ci dicono loro. Ok, chissà quanto tempo magari erano in magazzino e via dicendo, e ci stanno anche qua da dietro. Quella dietro ho fatto anche 1,8, 0,4 bar in più perché il mio peso non è proprio più, ma quindi ho detto ci mettiamo un 0,4 in più. Finito il setup di pacchettamento e costruzione della nostra bicicletta Engie X20, andiamo a fare la prova su strada. Premetto che io ho già fatto dei piccoli test per capire come funzionasse e per essere più esplicito e più rapido nel farvi capire il funzionamento di questa bici. Le prestazioni sono ottimali. Purtroppo, per fortuna, parlando di un modello europeo, siamo limitati con la velocità, non con la potenza, però è una bici ottimale. Abbiamo già fatto un po' di chilometri, un po' di test per provarla bene, ma ora andiamo nel dettaglio a farvi vedere le sue prestazioni e le sue condizioni ottimali di utilizzo. Andiamo! Siamo arrivati in uno spottino decisamente migliore dell'area camper. Questa è come si presenta la nostra bici. Abbiamo una bella pista ciclabile dove possiamo ora poi sfrecciare per farvi vedere le sue potenzialità. Questa è la bici. Allora andiamo a spiegare un po' di cose in dettaglio. Abbiamo la prima batteria, qua dentro il tubolare del portasellino con il collegamento e lo spinotto di ricarica. Poi sul telaio principale abbiamo l'altro spinotto che va a ricaricare la seconda batteria che abbiamo qua dentro, che noi aprendola e chiudendola possiamo estrarla per poterla ricaricare o toglierla del tutto. Questa è la bici, qui abbiamo il nostro pannello di controllo, vediamo se riusciamo a fare un po' di ombra così. Qui abbiamo il nostro pannello di controllo, molto semplice ma molto efficace nelle sue specifiche. Abbiamo 3 funzionalità, adesso siamo nella modalità sport, se noi teniamo premuto info va in modalità eco, se riteniamo premuto andiamo in modalità normale, se riteniamo premuto andiamo in modalità sport. Ogni modalità che andiamo a mettere, sport, eco o normale, con il più e il meno possiamo andare a diminuire fino a 0 o fino a un 5 che è il massimo, quello che è la forza del motore nella pedalata assistita. Ora poi ve lo faccio anche vedere. Poi qui nel nostro quadro comandi abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, tenendo premuto spegniamo, tenendo premuto l'accendiamo, il manettino della velocità, questo qua ci fa andare la bici sempre quando noi la mettiamo in 5 modalità, nella quinta o dalla prima alla quinta. Vedete che tende a muoversi perché si alza la ruota di dietro. Alzando la ruota
va in modalità passeggio, ovvero 6 km/h, che ti dà l'inizio della pedalata assistita. Se poi noi andiamo a pedalare, vedete che aumenta la velocità e ora siamo in modalità normale nella quinta posizione della pedalata assistita. Poi cosa abbiamo ancora qua nel quadro comandi? Il tasto della luce, azionandolo diminuisce il bright del nostro display, si accende l'indicazione che abbiamo le luci accese e abbiamo un bel faretto a LED sull'anteriore che l'ho provato sul buio e si illumina molto bene, e anche un faro posteriore che funziona anche da freno quando noi andiamo a frenare. Cioè, allora, scusate, questo è il freno, quando freniamo si accende lo stop, e invece nel codino qua sotto abbiamo sia le luci di posizione che sono ora accese, e quando freniamo si accendono queste due più quella. Frena, così facciamo vedere, vedete? Aumenta l'intensità di quelle sotto e si accende quella sopra. Molla, perfetto. Questa è una catena che abbiamo aggiunto noi per legarla quando andiamo nei posti, per non lasciarla libera, un portatelefono, e qui poi abbiamo nel nostro display le varie informazioni, ovvero la potenza. Vedete, se io ora alzo la ruota dietro e accelero ci dice i watt che ci dà, che sono niente perché è 6 km/h. Se inizio a pedalare, vedete, aumentano i watt. Ora ho mollato la pedalata e scende. Poi nel nostro display abbiamo sia la potenza, spento la luce perché almeno aumenta il bright, abbiamo la potenza, il tempo di utilizzo, la massima velocità raggiunta. Questa è stata raggiunta in discesa perché in pianura lei va a 25, AVG speed, la velocità media che abbiamo fatto, totale chilometri, trip distanza. Questo è un conta chilometri parziale che uno può resettarlo per fare da punto A a punto B, vedere quanto ci mette, e la potenza del nostro motore. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo a disposizione. Ma ora, banda alle ciance, mettiamo in atto il suo potenziale. Mi dimenticavo di dire, abbiamo freno anteriore e freno posteriore a disco, idraulici e non a cavetto, quindi ottimo. Abbiamo anche la possibilità di regolare e bloccare le nostre sospensioni anteriori e regolare le sospensioni posteriori. Ora andiamo su strada e la vediamo nelle sue potenzialità. Partiamo col primo test su strada. Abbiamo messo la modalità eco e assistenza zero, così siamo con una bici completamente normale, quindi non è inutile che la proviamo. Non va neanche il manettino. Mettiamo assistenza 1, acceleriamo e vediamo che la nostra bici inizia ad andare avanti da sola. Dandogli la pedalata, senza fare sforzo nella pedalata, raggiungiamo una velocità di 8 km/h. Se io aumento la pedalata, aumento la velocità, ma non ho più l'assistenza della bici. Aumentando sul numero 2, 3, 4, 5, vedete che aumenta anche la potenza? La nostra bici raggiunge i 15 km/h in modalità normale e in modalità eco, quindi è un risparmio sicuramente della batteria e delle prestazioni logicamente inferiori. Ora ci fermiamo qua sulla rotonda. Molto stabile anche come guida la bicicletta. Ora ci rimettiamo qua nella parte dritta e vi faccio vedere nella modalità invece normale, in assistenza 5, la velocità che possiamo raggiungere. Ci fermiamo, mettiamo la modalità normale, partiamo con la nostra bici e vediamo che velocità raggiungiamo. Sto sempre andando solo con un input di pedalata, ma facendo andare il motore al massimo. Possiamo vedere che raggiungiamo i 20 km/h di velocità. Ora ci fermiamo di nuovo qua. Ci riposizioniamo in modalità partenza. Mettiamo modalità sport, diamo di nuovo l'input nella pedalata e potremo vedere che anche la potenza diventa tutto nero il nostro indicatore, e senza che io sforzo con i pedali la nostra bici raggiunge i 23 km/h. Se io aumento la pedalata aumenta anche la velocità, ma faccio forza io. Questo è il massimo consentito per le leggi italiane. Logicamente dovete essere sempre nelle norme del paese in cui state circolando con la vostra e-bike, perché ogni paese ha le sue leggi, le sue cose.
Ora abbiamo visto tutte le sue potenze, iniziamo a fare un test un po' più per farvela vedere su strada. Ora facciamo anche un test qui in una stradina un po' che è un guado, così la mettiamo a dura prova anche qua. Che dite ragazzi? Se volete acquistarla, in descrizione troverete il link per poterla acquistare con lo sconto senza problemi. Io ve la posso assolutissimamente raccomandare perché ha una buonissima autonomia e funziona molto bene.